Mie impressioni sulla nuova Head Extreme One, nuova versione 2025. La pala in mio possesso pesa 347 grammi e ha un bilanciamento a 27,1 cm. La forma è a diamante, un po' squadrata e quasi ibrida, identica alla serie precedente, mentre i piatti sono realizzati in carbonio 12K, che risulta superficialmente di media rigidità. La gomma è la classica Power Foam di Ed. Un unico foro sul piatto, presente solo per esigenze di regolamento. La densità complessiva non è elevatissima, è verosimile pensare che per tenere basso il peso, essendo anche il piatto senza buchi, Ed abbia usato una ridotta quantità di materiale. Ho provato il modello precedente del 2023 ed ho usato ampiamente le racchette della famiglia One della serie Speed e anche la Extreme Motion 2025, quindi farò una comparativa continua tra queste racchette. Alla fine della recensione svelerò quale sarà la mia preferita. Visto che è oggetto di dibattito sui social, ed avendo io provato tutta la serie One, ovvero le pale di Ed senza fori sul piatto, posso dire che il vantaggio che si riesce ad ottenere con queste racchette è avere un ottimo controllo, grazie alla rigidità media, combinato ad un ampio punto dolce, ovvero una bella sensazione di uniformità nel feeling all'impatto su gran parte del piatto, anche nei tagli. Sul mercato questa combinazione rimane per me unica. Inoltre sicuramente l'assenza di fori aumenta robustezza e durabilità della racchetta. Il tatto complessivo di questa Extreme One 2025 risulta un punto sopra il medio, con una uscita di palla abbastanza ridotta e controllata e un tocco preciso, anche se c'è da segnalare il classico suono un po' rimbombante tipico delle racchette One, che però in questo nuovo modello è stato un pochino ridotto. La racchetta risulta comunicativa, la connessione con la palla è molto buona. Il gesto tecnico equivale sempre a quello che restituisce la racchetta, con una buona progressività. L'aiuto in uscita di palla è superiore sia alla vecchia Extreme One che alla serie Speed, ma nulla che vada a pregiudicare il controllo, che rimane eccellente, non per la estrema rigidità dell'impatto, ma per la capacità di poter accompagnare la palla dove si desidera con precisione, senza strafare e con un bel tocco pieno, come in tutte le One. La maneggevolezza è eccellente, sicuramente superiore alla Extreme Motion e alla Speed One X, in linea con la Speed One. Il punto dolce per una pala a diamante è sopra la media. Il comfort è molto buono, le numerose tecnologie di casa Ed la rendono gentilissima sulle articolazioni. Ci si può giocare per ore senza accusare fastidi. Da segnalare il nuovo Soft Pair Cap Plus, già visto sulla Extreme Motion, che oltre alla novità del comodo cordino intercambiabile, è stato rivisto sia nella forma, con un bordino inferiore leggermente più ampio, che nei materiali, con una mescola di composizione migliorata. Siamo vicini alla perfezione per comfort e comodità nella presa, in leggero miglioramento dalla serie Speed. Per quanto riguarda lo spin, la superficie rugosa progettata da Ed, rivista dalla serie precedente, stavolta non fa rimpiangere molto l'assenza di fori. Il taglio che si riesce a dare alla palla è sempre molto omogeneo e uniforme, ben controllabile e ben dosabile. Certo non super aggressivo, ma funziona ottimamente soprattutto nelle situazioni in cui si riesce a stare più tempo a contatto con la palla. Netto miglioramento sotto questo aspetto rispetto alla One del 2023 e leggermente anche rispetto alla serie Speed, ma nel complesso ancora inferiore alle racchette classiche forate e con soluzioni più grippanti presenti sul mercato. Nel gioco dal fondo, a causa della non eccessiva uscita di palla, la racchetta va sempre incentivata e bisogna metterci sempre braccio per rimandare la palla agli avversari con qualità. Rispetto alla serie Speed One è presente comunque un pochino di aiuto in più e questo si fa apprezzare. Nelle situazioni di difficoltà e in difesa nel gioco basso non ti abbandona, grazie alla grande maneggevolezza e al buon punto dolce. Precisissima nelle cicchite e sempre ottima per alzare pallonetti ben calibrati e profondi. In difesa la resa generale è per me superiore sia alla versione del 2023 che alla Extreme Motion. In vole ha una buona resa, risultando abbastanza solida e aggressiva. Con la giusta dose di braccio si possono generare palle abbastanza profonde, tagliate e veloci. Certo non con la pesantezza di palla della Extreme Motion che rimane superiore. Come resa siamo nel mezzo tra Speed One e la sorella X. Il compromesso tra precisione e velocità di palla è comunque notevole. Il controllo è eccellente e si riesce sempre a piazzare la vole dove si vuole, anche accelerando il braccio.
Nel blocco la solidità è più che sufficiente, e nei colpi più lavorati e di fino si fa notare grazie alla sua maneggevolezza. Dall'alto, la resa si mantiene su buoni livelli, soprattutto per quanto riguarda i colpi tagliati. Sono infatti ottime sia le bandecche che le vibore, sia quelle ben lavorate che siano lente o veloci, che anche quelle piatte, come i gancio piazzati sulla griglia. Il controllo durante il gesto tecnico è altissimo anche nei colpi più veloci e spinti, e anche accelerando il braccio nei tagli più rapidi. La racchetta è sempre a suo agio nel dare belle rotazioni, mentre invece per dare una buona profondità bisogna sempre accompagnare per bene il colpo con braccio e corpo. La resa in questo comparto è sicuramente superiore alla serie Speed 1 e alla Extreme 1 precedente, ma inferiore alla Extreme Motion, che risulta sicuramente più aggressiva. Nello smash e nei colpi piatti di potenza e di prepotenza, la racchetta scende un po' nelle prestazioni generali, ma rimane comunque una pala performante, soprattutto nello smash rapido da far tornare veloce. Come in tutte le racchette della serie 1, la spinta va sempre generata bene a partire da gambe e corpo e incentivata con il braccio, perché nonostante il bel botto all'impatto, poi la palla non viaggia sempre come si vorrebbe, come se parte della potenza impressa non venisse trasmessa alla pallina. Anche se questo lato negativo sembra essersi ridotto rispetto alla serie Speed 1 e alla Extreme 1 precedente. La Extreme Motion invece rimane superiore in tutto e per tutto in questo campo. Veniamo alle conclusioni. Come profilo di giocatore, la consiglio sicuramente per un livello intermedio, con un minimo di tecnica e sensibilità per poter dargli sempre qualcosa di braccio. Risulta perfetta per un giocatore di destra veloce e rapido, a cui dal basso piace lavorare palle veloci, che ama difendere e contrattaccare rapidamente, a cui piaccia poi salire con molta frequenza a rete, essere presente nelle fasi di gioco di pressione dall'alto e infine sfoderare l'occasionale chiusura col colpo rapido. A sinistra sicuramente rende meno, non è pensata per bombardieri di professione che devono spingere costantemente dall'alto, quindi la sconsiglio. A meno che si cerchi una estrema maneggevolezza, unita alla preferenza per un gioco molto manovratore e di precisione. Chiusura con l'esito finale dei vari confronti. Trovo la Extreme 1 2025 un bel passo avanti rispetto alla vecchia Extreme 1 del 2023, e la preferisco anche rispetto alla Speed 1 e alla Speed 1X perché più completa. È quindi per me la migliore racchetta della serie 1 che la casa austriaca abbia prodotto finora. Il confronto con la Extreme Motion 2025 invece è più difficile e personale, essendo entrambe ottime racchette tuttofare. Se si preferisce una potenza maggiore, e non si ha bisogno di quel plus di controllo e maneggevolezza che apporta la Extreme 1, tenderei a consigliare di orientarsi sulla Extreme Motion. Io al momento le ho entrambe in borsa, ma per le mie caratteristiche di gioco, ho attualmente una leggera preferenza per la Extreme 1 2025. Grazie per l'attenzione. Se la recensione ti è piaciuta, lasciami un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti video. Buon padel a tutti!